Amici, oggi prepariamo un dolce della tradizione siciliana, un dolce molto semplice, il bianco mangiare, con ingredienti veramente semplicissimi, però vi assicuro che è una delizia. Prepariamolo insieme. Allora, gli ingredienti per preparare questo dolce sono facilissimi, semplicissimi. Intanto 1 litro di latte. Questo è il primo ingrediente. Latte di? Latte di mucca. Okay. Allora, il latte deve essere a temperatura ambiente. Questo dolce è della tradizione siciliana e lo facevano i nostri nonni, io me lo ricordo ancora. Allora, 1 litro di latte e ho preparato una pentola. Cosa faccio? Ne verso un po', non tutto, e andiamo ad utilizzare l'amido di mais, che serve poi per far addensare il nostro budino. Amido di mais sono 100 grammi, quindi lo vado a versare tutto e comincio a girare, quindi siamo a fuoco spento, perché in modo tale che così sciolgo principalmente l'amido con il latte. Come si chiama questa ricetta? Si chiama bianco mangiare. Bianco mangiare. Lo fanno di più, quindi diciamo... Oggi mangiamo in bianco. In Siracusa, a Siracusa, la tu l'avrai mangiato almeno 100 volte. Poi vi dico un'altra cosa, piace molto ai bimbi. Alessia ne va pazza. E io un bimbo sono. Tu un bimbo sei? Sì, lo so che sei un bimbo. Quindi Sara e Vincenzo lo possono mangiare? No, perché ancora non mangiano lo zucchero, Okay. quindi no. Allora, quindi giriamo, facciamo sciogliere l'amido, siamo a fuoco spento. Appena si scioglie l'amido possiamo accendere e mettere gli altri ingredienti. Possiamo accendere il fuoco, quindi accendiamo. Ovviamente ci sono anche tante varianti, però questa è la ricetta originale, come la facevano i nostri nonni. Allora, abbiamo messo 100 grammi di amido e una parte di latte, guardate, abbiamo sciolto l'amido. A questo punto possiamo andare ad aggiungere il restante latte. Lo aggiungiamo tutto, soprattutto ora che viene la bella stagione, è un dolce molto fresco. Allora, cosa facciamo? Iniziamo a girare e andiamo a mettere un po' di buccia di limone all'interno e andiamo a versare il nostro zucchero. Zucchero, sto usando 120 grammi di zucchero, lo mettiamo tutto all'interno e giriamo. Si deve fare la gelatina. Il budino Sodificare. si deve addensare. Il budino. Prima di farlo addensare andiamo a versare un po' di pasta di vaniglia. Questo dà un sapore molto buono. Mettiamo la nostra vaniglia. È molto semplice. Quindi un cucchiaino di vaniglia. Anche più di un cucchiaino, perché dà un buon sapore. Adesso non resta che mescolare e far addensare il nostro budino. Allora, prima che addensi il nostro budino dobbiamo andare a togliere le scorzette di limone, perché si levano. La nostra crema sta prendendo consistenza, guardate. Mamma che buona. Che buona! Veramente mia nonna la faceva con i pavesini. Metteva i pavesini su un recipiente e poi versava la crema. È pure un'alternativa, guardate. Quando comincia a fare queste bolle, la nostra crema è pronta. Quindi spegniamo e la andiamo a versare dentro uno stampo che io ho bagnato semplicemente con un po' d'acqua. Allora, io sto utilizzando uno stampo da 26 cm. Questo è assolutamente facoltativo. Io infatti sto utilizzando quello col buco, potete utilizzare le ciotoline dove versarlo, potete utilizzare un altro contenitore. Questo è assolutamente facoltativo. Io l'avevo e lo sto utilizzando. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Adesso va raffreddato a temperatura ambiente, quindi lasciamo che riposi e che raffreddi, dopodiché lo andiamo a mettere in frigorifero per 2 orette. Una volta raffreddato poi vi farò vedere come andremo a condire il nostro bianco mangiare. Il nostro bianco mangiare dopo 2 ore che è stato in frigorifero è pronto. Adesso lo andiamo a girare. Quindi cosa faccio? Prendo un piatto, lo metto sopra e lo giro. Vediamo se è venuto fuori.
Eccolo qua, il nostro bianco mangiare, che bontà ragazzi! Una meraviglia. Buonissimo, io mi ricordo questo budino che è fenomenale come sapore, è meraviglioso. È venuto un po' decentrato. Non importa, non importa. Allora, adesso come ultimo ingrediente, diciamo che il bianco mangiare nasce con una spolverata di cannella, che è quello che metteremo noi. Però potete mettere di tutto, potete mettere il cacao amaro, potete mettere il pistacchio, potete mettere le ciliegine, quello che volete. Io metto la cannella perché nasce con la cannella. Quindi, in polvere, ok. Sì, quella in polvere, certo, la facciamo Quindi scivolare polvere sul di bianco cannella. mangiare. Mamma mia. Sì, è una bontà. È un dolcetto semplice, ma è meraviglioso. A noi piace tanto la cannella, quindi ovviamente ne metteremo un po' di più. Allora, questo dolcetto mi ricorda tante cose, però vi assicuro che è meraviglioso, è buonissimo, è freddo, quindi si mangia con tanto piacere. Allora, come teglia già ve l'ho detto, potete utilizzare i pirottini, le ciotole in vetro. La cosa importante è bagnatele in modo tale che quando lo girate lui scivola senza difficoltà. E poi che dire, è un dolcetto fresco. Io adesso lo dovrò assaggiare, quindi tocca a me. Lo assaggio. Brava. Eh sì. Che buono, io lo Comunque adoro. il profumo di cannella È vero, aspettate. è impressionante, Sì, buono sì. buono. Ok. Che meraviglia. Fammi assaggiare questa Morbido, morbido. bontà. Com'è? Meraviglioso ragazzi, se vi piace la cannella mettete la cannella. Posso andare avanti? Sì, ma si può smettere da qualsiasi, Guardate. cioccolato. Tutto, Sì, è anche venuto- una colatina di cioccolato. I granellini di pistacchio. Tutto, è un budino fresco. Il tritato io lo posso mettere? Il No, ragù? quello no. È un budino fresco e con pochissimi ingredienti, avete visto. Fatelo e mi dite se vi è piaciuta la ricetta, se l'avete gradito. Anche ai bimbi possiamo farla assaggiare. Che dire, grazie a tutti, noi ci vediamo alla prossima ricetta, al prossimo video. Un abbraccio da Betty. E Marco. Ciao amici. Ciao amici.